Lezione 1. Evitare il freddo. Ehi Anna, ho alcuni consigli su come evitare di prendere il raffreddore in questa stagione. Oh, è il momento perfetto. Mi sembra di ammalarmi sempre in questo periodo dell'anno. Beh, la chiave è rafforzare il sistema immunitario. Assicurati di dormire a sufficienza e di mangiare molta frutta e verdura. Capito? E che dire di cose come lavarsi le mani ed evitare di toccarsi il viso? Assolutamente. Lavarsi spesso le mani ed evitare di toccarsi occhi, naso e bocca può davvero aiutare. Questo ha senso. C'è altro che dovrei tenere a mente? Sì, cerca di gestire i livelli di stress. Lo stress può indebolire il sistema immunitario. Ah, buon punto. Avrò bisogno di tempo per rilassarmi e prendermi cura di me stessa. Esattamente. E resta anche idratato, bevi molta acqua. Lezione 2. Esporre la crisi. Anna, penso che l'esistenza di questa crisi sia ormai chiara a tutti. È stato scoperto. Sono d'accordo, John. La situazione è venuta davvero alla luce in grande stile recentemente. Assolutamente. Non si può più negare la portata e la gravità di ciò che sta accadendo. Hai ragione, penso che molte persone stiano iniziando a rendersi conto della realtà di tutto questo. Sicuramente. È passato molto tempo, ma ora la verità è là fuori. È un peccato che ci sia voluto così tanto tempo prima che venisse rivelata l'intera portata della crisi. Lo so. Ma almeno ora non c'è spazio per dubbi o smentite. Esattamente. I fatti sono stati messi a nudo e non possiamo più ignorarli. Esattamente. Il passo successivo è capire come affrontare questa crisi a testa alta. Lezione 3. La vita nei territori del nord. Sai, molte persone nello Yukon, nei territori del nord-ovest e nel Nunavut vivono stili di vita davvero unici. Questo è affascinante. Che genere di cose rendono la vita in quei territori del nord così particolare? Beh, il clima rigido per esempio. Affrontare il freddo estremo e la neve è uno stile di vita lassù. Posso immaginarlo. Stare al caldo e spostarsi deve essere una sfida importante. Sicuramente. Ma le persone del nord sono incredibilmente resistenti e adattabili. Mi piacerebbe saperne di più sulla loro vita quotidiana e su come hanno imparato a prosperare. Molti si affidano ad attività tradizionali come la caccia, la pesca e la cattura di trappole per il cibo e il reddito. Wow, questo deve richiedere competenze e conoscenze specialistiche del territorio. Assolutamente. E hanno un legame profondo con l'ambiente naturale lassù. Lezione 4. Abbracciare il cambiamento e le opportunità. Sai, penso che questo sia un ottimo momento per fare nuove amicizie, imparare nuove abilità e persino correre dei rischi calcolati. Sono d'accordo, John. C'è sicuramente un senso di cambiamento e possibilità nell'aria. Esattamente.
Con tutto quello che sta succedendo, sembra il momento perfetto per cogliere nuove opportunità. Sicuramente. Può essere facile rimanere bloccati nella nostra routine, ma scuotere le cose può essere davvero gratificante. Assolutamente. Che si tratti di provare un nuovo hobby, viaggiare in un posto nuovo o metterci in gioco socialmente. Adoro questa prospettiva. È facile lasciarsi impantanare da tutte le sfide, ma non possiamo perdere di vista gli aspetti positivi. Totalmente. Potrebbe essere un'occasione per reinventarci o per seguire passioni che abbiamo rimandato. Sono davvero ispirata da questo. Volevo imparare una nuova lingua, forse ora è il momento perfetto. È un'ottima idea. E chissà, potresti anche fare nuove amicizie internazionali nel frattempo. Lezione 5. Viaggio indimenticabile. Buongiorno Anna, ho sentito che hai visitato posti meravigliosi durante l'estate. Puoi dirmi di più a riguardo? Ciao John. Sì, ho fatto un viaggio incredibile. Sono andato in Europa e ho visitato diversi paesi. È stato un viaggio indimenticabile. Meraviglioso. Quali sono stati i momenti salienti del tuo viaggio? Beh, una delle esperienze più commoventi è stata visitare i memoriali dell'Olocausto. Vedere i luoghi in cui sono state perse così tante vite innocenti è stato davvero straziante. Posso solo immaginarlo. È una parte così importante della storia che non dobbiamo mai dimenticare. Assolutamente. Ma ci sono stati anche momenti di gioia. Mi è piaciuto esplorare le vivaci città, assaggiare le cucine locali e incontrare persone amichevoli lungo la strada. Sembra un incredibile equilibrio di emozioni ed esperienze. Sono felice che tu abbia potuto vedere e fare così tanto. Anch'io. È stato davvero un viaggio che mi ha cambiato la vita. Mi sento molto fortunato ad averne avuto l'opportunità. Beh, sono felice per te. È meraviglioso sapere che hai avuto un viaggio così importante e memorabile. Lezione 6. Escapades all'aperto. Ehi Anna, ho sentito che ti sei divertita moltissimo durante il tuo recente viaggio. Che tipo di attività ti sono piaciute di più? Ehi John, sì, è stato fantastico. Mi sono davvero piaciute le avventure all'aria aperta. Fare snorkeling nelle acque cristalline è stata un'esperienza così tranquilla e serena. Sembra incredibile. Ho sempre voluto provare lo snorkeling. A quali altre attività hai partecipato? Beh, ho anche fatto un bel po' di escursioni nelle bellissime regioni montuose. I panorami erano semplicemente mozzafiato. Ah, escursioni e snorkeling. Questa è la combinazione perfetta per una vacanza attiva e rigenerante. Assolutamente. Era il perfetto equilibrio tra relax e avventura. Sono tornato sentendomi riposato ed energizzato. Questo è fantastico. Sono lieto che tu abbia avuto l'opportunità di immergerti nella natura e provare nuove attività. Anch'io. È stato davvero un viaggio da ricordare. Non vedo l'ora di pianificare la mia prossima vacanza all'aperto. Sono sicuro che avrai molte esperienze incredibili da aspettarti. Questo tipo di viaggi è così gratificante.
Lezione 7. Il dilemma del decluttering. Ehi Anna, ho notato che ti stai riorganizzando a casa tua. Come va? Oh ehi John, sì, ho avuto una missione per riordinare e razionalizzare il mio spazio vitale. È stato un po' complicato, ma mi sto davvero godendo i risultati. È fantastico. Immagino che debba essere rinfrescante avere una casa più organizzata. Assolutamente. Inoltre aiuta a ridurre il disordine del bagno, il che è un enorme vantaggio. Posso vedere come sarebbe davvero utile. Avere un bagno pulito e ordinato deve essere molto più bello. Sicuramente. È molto più rilassante e pacifico avere uno spazio ben organizzato e privo di cose in eccesso. Posso immaginarlo. È davvero impressionante che tu stia dedicando del tempo a riordinare. Non è sempre un compito facile. Hai ragione, può essere piuttosto impegnativo, ma ho scoperto che suddividerlo in passaggi più piccoli lo rende più gestibile. È un approccio intelligente. Considerare un'area alla volta è probabilmente il modo migliore per affrontare un grande progetto organizzativo. Lezione 8. Raggiungere l'equilibrio. Ehi Anna, ho notato che ultimamente sei molto concentrata sui tuoi obiettivi di fitness. Come sta andando? Ehi John, sì, mi sono impegnato molto per migliorare la mia salute e il mio benessere generale. È stato un viaggio, ma sto iniziando a vedere dei grandi progressi. È fantastico da sentire. Mantenere una forma fisica costante può essere difficile, ma è davvero gratificante quando si iniziano a vedere i risultati. Sicuramente. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio e non scoraggiarsi troppo lungo la strada. Assolutamente. Il mantenimento di uno stile di vita sano è un costante lavoro in corso. Hai ragione, ho dovuto imparare ad essere paziente con me stesso e a celebrare le piccole vittorie. Questo è un approccio davvero maturo e saggio. È facile farsi prendere dall'obiettivo finale e dimenticare di apprezzare il viaggio. Esattamente. Ho capito che il processo è importante tanto quanto la destinazione. Si tratta di godersi i progressi, non solo il risultato finale. Ammiro la tua determinazione e la tua mentalità. È stimolante vedere qualcuno così impegnato a migliorare se stesso. Lezione 9. Lo straordinario paesaggio naturale. Buongiorno. Avete sentito parlare di quell'incredibile meraviglia naturale a poche ore da qui? Le pareti rocciose, le cascate e le cime sono davvero spettacolari. No, non l'ho fatto. Dimmi di più, John. Mi piacerebbe conoscere questo posto meraviglioso. È mozzafiato. Le imponenti formazioni rocciose e le cascate creano un'atmosfera così serena e maestosa. Wow, sembra incredibile. Non vedo l'ora di vederlo di persona. Cosa consigliate di fare lì? Beh, potremmo fare un'escursione lungo i sentieri e ammirare le viste panoramiche. Ci sono anche opportunità per l'arrampicata su roccia e persino per fare un leggero rafting sul fiume. Arrampicata su roccia e rafting? Iscrivimi. Sembra un'avventura da non perdere. Eccellente.
Penso che trascorreremo momenti indimenticabili esplorando questa meraviglia naturale. Sei libero questo fine settimana? Lo sono. Pianifichiamo un viaggio e viviamo insieme questo magnifico posto. Meraviglioso. Inizierò a fare gli arrangiamenti. Sarà un weekend incredibile. Lezione 10. L'arte di preparare la tazza di caffè perfetta. Ehi, posso farti una domanda sulla preparazione del caffè? Certo, John. Che ti passa per la testa? Beh, sto cercando di perfezionare le mie capacità di preparazione del caffè, ma non riesco ancora a ottenere quel gusto morbido e ricco che cerco. Hai qualche consiglio? In realtà, lo so, è abbastanza semplice. Devi solo aggiungere caffè macinato grossolanamente e acqua calda. Caffè macinato grossolanamente? Sto usando fagioli macinati finemente. Questo deve essere il punto in cui sto sbagliando. Esattamente. La macinatura a grana grossa permette all'acqua di estrarre i migliori aromi dal caffè. E assicurati che l'acqua sia calda, ma non bollente. Capito. Ci proverò. Qualche altro segreto per una tazza di caffè perfetta? Mm, fammi pensare. Oh, e assicurati di lasciare riposare il caffè per qualche minuto prima di versarlo. Questo aiuta davvero a far risaltare appieno l'aroma e il gusto. Ah, capisco. Lascialo in infusione per qualche minuto. Un consiglio eccellente e metterò in pratica tutti questi suggerimenti. Lezione 11. Prepararsi per uno studio biblico significativo. Ehi, posso avere un tuo consiglio su qualcosa? Certo, John, che succede? Beh, stavo pensando di creare un nuovo gruppo di studio della Bibbia e non so da dove cominciare. È un'ottima idea. Da dove cominciare è spesso la parte più difficile. Esattamente. Esatto, da dove posso cominciare? C'è così tanto da considerare, dalla scelta di un argomento alla ricerca delle risorse giuste. Capisco. È importante affrontarlo con devozione e attenzione. Hai pensato all'argomento o al tema specifico su cui vorresti concentrarti? Non ancora, no. Sono un po' sopraffatto da tutte le possibilità. Qualche suggerimento su dove iniziare? Bene, è sempre bene iniziare con la preghiera e chiedere la guida dello Spirito Santo. Quindi, potresti esplorare diverse aree della scrittura che suscitano il tuo interesse o che ritieni spinto a studiare. Questo è un ottimo punto. Trascorrerò sicuramente un po' di tempo in preghiera, chiedendo a Dio di guidarmi. Lezione 12. La questione scozzese. Ehi Anna, hai sentito del dibattito in corso sull'indipendenza scozzese? Sì, è un argomento affascinante. Come sapete, la Scozia è una delle 4 nazioni che compongono il Regno Unito. Esattamente. Da tempo si batte per l'indipendenza della Scozia, con lo Scottish National Party in testa. Giusto. Il popolo scozzese ha tenuto un referendum sull'indipendenza nel 2014, ma è stato respinto. Tuttavia, la questione è ancora molto viva. Assolutamente.
Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, il dibattito è riemerso. Molti scozzesi ritengono che lasciare l'UE contro la loro volontà sia una ragione sufficiente per rivisitare la questione dell'indipendenza. Posso capire il loro punto di vista. Il voto sulla Brexit ha sicuramente scosso le cose nel Regno Unito. La Scozia ha votato a stragrande maggioranza per rimanere nell'UE. Sicuramente. Il governo scozzese sta spingendo per un nuovo referendum, ma il governo del Regno Unito finora si è rifiutato di concederlo. È una situazione politica complessa. Ci sono discussioni da entrambe le parti e alla fine spetta al popolo scozzese decidere il proprio futuro. Hai ragione, è un delicato equilibrio tra identità nazionale, autodeterminazione e implicazioni più ampie per il Regno Unito nel suo insieme. Lezione 13. Going Green. Ehi Anna, ultimamente sto cercando di essere più ecologica. Hai notato cambiamenti nel tuo stile di vita? Sì, sicuramente. Sto facendo uno sforzo consapevole per ridurre la mia impronta ambientale. È bello sentirlo. Che genere di cose stai facendo? Beh, ho cercato di ridurre la plastica monouso, riciclare di più e persino compostare i miei rifiuti alimentari. Wow, il compostaggio, è impressionante. Volevo parlarne, ma mi sembra un po' scoraggiante. Non è davvero così difficile come sembra. Una volta capito, diventa una seconda natura. Questo è buono a sapersi. Dovrò approfondire la questione. Cos'altro hai fatto? Ho anche cercato di ridurre il mio consumo di energia a casa, passando alle lampadine a LED e facendo più attenzione allo spegnimento degli elettrodomestici. Sono tutti passi davvero fantastici. Anch'io ho cercato di essere più consapevole delle mie scelte di trasporto. Lezione 14. La gig economy. Ehi Anna, hai notato tutti i discorsi ultimamente sulla gig economy e su come sta cambiando il mercato del lavoro? Sì, è una tendenza davvero interessante. Ho letto molto sull'ascesa del lavoro freelance e a contratto e su come questo stia creando nuove opportunità per la diversificazione delle competenze. Questo è un ottimo punto. Sembra aprire nuove possibilità, ma anche sollevare alcune sfide in termini di sicurezza del lavoro e benefici. Assolutamente. La flessibilità e l'autonomia possono essere allettanti, ma la mancanza di stabilità e i tradizionali sussidi occupazionali sono fonte di preoccupazione per molti. Sicuramente. Ho sentito parlare molto della necessità per i responsabili politici di adattarsi e trovare modi per supportare meglio i gig worker. Questo è vero, si discute molto su come fornire una rete di sicurezza sociale e protezioni per i lavoratori in questo nuovo mercato del lavoro più fluido. Sì, è un problema complesso senza soluzioni facili. Ma è una conversazione importante da tenere mentre l'economia continua ad evolversi. Sono d'accordo. La gig economy sta davvero scuotendo le cose e ci sta costringendo a riesaminare le nostre ipotesi sull'occupazione e sul ruolo del governo. Esattamente. E immagino che vedremo sempre più persone sfruttare queste nuove opportunità di diversificazione delle competenze. Lezione 15. Paesaggi asiatici mozzafiato.
Ehi Anna, sapevi che l'Asia è nota per i suoi paesaggi mozzafiato? Davvero? Ho sempre voluto esplorare l'Asia. Di che tipo di paesaggi stai parlando? Bene, l'Asia ha di tutto, da lussureggianti foreste pluviali e montagne imponenti a laghi tranquilli e coste meravigliose. Wow, sembra incredibile. Hai esaminato le destinazioni specifiche che vorresti visitare? Ho in programma un viaggio in Giappone. Ho sentito che i ciliegi in fiore sono semplicemente stupendi. Oh, sarebbe un sogno. Ho anche sentito parlare molto bene delle terrazze di riso nelle Filippine. Ah sì, le Banaue Rice Terraces sembrano assolutamente incredibili. Mi piacerebbe visitarli a piedi. Lo stesso qui. E scommetto che la vista dall'alto sarebbe incredibile. Sicuramente. L'Asia è piena di meraviglie naturali che aspettano di essere esplorate. Lezione 16. Passione per il business e l'imprenditorialità. Buongiorno Anna, volevo chiedere la tua opinione su qualcosa. Sto pensando di conseguire una laurea in economia. Oh, è meraviglioso, John. Gli affari sono sempre stati una delle tue passioni, vero? Lo è davvero. Sento che una laurea in economia si allineerebbe perfettamente con i miei interessi e obiettivi. Sono d'accordo. Sembra una scelta naturale. Quali aspetti del business ti interessano di più? Sono particolarmente attratto dall'imprenditorialità e dalle start-up. Adoro l'idea di costruire qualcosa partendo da zero. È così eccitante. L'imprenditorialità richiede molta creatività e duro lavoro, ma il risultato può essere sorprendente. Sicuramente. Sono davvero eccitato dalla prospettiva di dare vita alle mie idee imprenditoriali. Sono sicuro che saresti fantastico. La tua grinta e il tuo pensiero innovativo sarebbero una grande risorsa. Grazie. Apprezzo l'incoraggiamento. Esaminerò i programmi aziendali specializzati nell'imprenditorialità. Lezione 17. Rinnovo del passaporto. Ehi Anna, volevo chiederti, il tuo passaporto è aggiornato? Mm, non proprio. In realtà ho bisogno di rinnovarlo presto. Hai rinnovato il tuo di recente? Ho dovuto farlo qualche mese fa. Il processo può richiedere del tempo, quindi è bene tenerlo aggiornato. Sono d'accordo. Avevo intenzione di farlo, ma non ne ho ancora avuto l'occasione. Quanto tempo ti ci è voluto? Ci sono volute circa 4-6 settimane per ottenere il mio nuovo passaporto. Consiglierei di iniziare la procedura di rinnovo il prima possibile. Buono a sapersi. Dovrò dedicare un po' di tempo per occuparmene. Non voglio aspettare fino all'ultimo minuto. Sicuramente. Soprattutto se hai dei piani di viaggio imminenti. Ti consigliamo di assicurarti che il tuo passaporto sia valido. Questo è un buon punto. Ho un viaggio in arrivo tra qualche mese. Allora dovrò accelerare il rinnovo. Ah sì, in tal caso consiglierei di pagare il costo aggiuntivo per farlo affrettare. Questo ti assicurerà di riceverlo in tempo. Lezione 18.
La varietà dei prodotti. Ehi Anna, che tipo di frutta e verdura hai comprato ultimamente? Oh, cerco di mescolare e ottenere una buona varietà. Adoro provare nuovi prodotti. Lo stesso qui. Trovo che mantenga le cose interessanti in cucina. Sicuramente. Sto raccogliendo alcuni articoli stagionali come frutti di bosco e verdure a foglia verde. Belle, sembrano deliziose. Ultimamente sono più attratto dagli agrumi. Oh sì, arance, pompelmi e limoni sono tutti così rinfrescanti in questo periodo dell'anno. Assolutamente. E sono anche ricchi di vitamine, il che è un ulteriore vantaggio. Totalmente. Mi piace anche prendere degli ortaggi a radice come carote e patate. Bella chiamata. Sono così versatili e sono perfetti per pasti sostanziosi e confortanti. Lezione 19. Esperienze gratificanti. Ehi Anna, volevo chiedere la tua opinione su qualcosa. Stavo pensando di fare un viaggio all'estero. Oh, sembra eccitante. Dove stai pensando di andare? Sono indeciso tra alcune opzioni, ma sono davvero attratto dall'idea di esplorare una nuova cultura. Meraviglioso. Immergersi in un modo diverso di vivere può essere molto gratificante. Esattamente. Anche se potrebbe essere fuori dalla mia zona di comfort, sento che sarebbe un'esperienza incredibile. Sono d'accordo. Uscire dalla normale routine e sperimentare cose nuove è così prezioso. Sicuramente. È un po' scoraggiante, ma penso che alla fine ne varrebbe la pena. Assolutamente. I ricordi e la crescita personale che si ottengono viaggiando sono davvero impagabili. Questo è un ottimo punto. So che mi spingerebbe, ma mi sento come se tornassi ringiovanito. Lezione 20. Shopping spree. Ehi Anna, sei stata al centro commerciale ultimamente? Ho sentito che stanno facendo delle ottime vendite. No, non ho ancora avuto modo di andare. Ci sei mai stato? Sì, ci sono andato solo ieri. Ho trovato dei vestiti davvero belli a prezzi incredibili. Oh, davvero? Hai trovato qualcosa di buono? Certo che l'ho fatto. Ho una giacca nuova, un paio di camicie e dei jeans. Penso di aver fatto delle ottime offerte. È fantastico. Devo andare a dare un'occhiata. Hai confrontato i prezzi con quelli di altri negozi? Non ancora, sono appena arrivato e ho trovato quello che cercavo. Non ho avuto modo di dare un'occhiata molto in giro. Ok, fammi sapere se vedi altro di buono. Voglio assicurarmi di ottenere le migliori offerte. Lo farà. Le farò sapere se trovo qualcos'altro che valga la pena dare un'occhiata. Lezione 21. Talento musicale. Ehi Anna, ho sentito che suoni il piano molto bene ultimamente. Sì, mi sono allenato molto. Le composizioni per pianoforte di Beethoven sono semplicemente incredibili. Wow, è incredibile.
Non sapevo che fossi così abile con il pianoforte. Grazie. Ho sempre amato la musica di Beethoven e ho lavorato duramente per padroneggiare i suoi pezzi. È davvero impressionante. Quando hai iniziato a suonare il piano? Ho iniziato a prendere lezioni da bambino, ma più recentemente ho iniziato a immergermi nel lavoro di Beethoven. Beethoven deve essere stato un compositore incredibile per aver ispirato tale dedizione. Sicuramente. La sua capacità di comporre musica così bella e complessa, anche se ha perso l'udito, è davvero notevole. Non vedo l'ora di sentirti suonare alcuni dei suoi pezzi. Dovrai darmi un concerto privato qualche volta. Lezione 22. Sistemazione in albergo. Ehi Anna, ho appena prenotato un hotel per il mio prossimo viaggio. Però sono un po' preoccupata per la camera. Oh, davvero? Qual è il problema con la stanza? Beh, avevano solo una camera disponibile su un piano superiore. Non sono sicuro che funzionerà per me. Mm, c'è un motivo per cui preferisci una camera al piano inferiore? Non proprio, pensavo solo che un piano più alto sarebbe stato più costoso. Ma per te va bene? Oh, va benissimo. I piani superiori hanno spesso una vista migliore e possono essere più silenziosi. Penso che ti piacerà. Fantastico, è un sollievo. Ero preoccupata di non riuscire a trovare una buona camera. Non c'è bisogno di preoccuparsi. Sembra che tu abbia trovato un ottimo affare per una bella camera. Sono sicuro che trascorrerai un soggiorno meraviglioso. Fantastico, non vedo l'ora. Grazie per la rassicurazione. Lezione 23. Sconti sugli acquisti. Ehi Anna, sei finita per andare al centro commerciale? Volevo vedere se hai trovato delle buone offerte. Sì, l'ho fatto. E sono così felice di esserci andato. C'erano delle vendite incredibili in corso. Bello, cosa hai ottenuto alla fine? Spero che tu sia riuscito a trovare delle cose fantastiche. Oh, ho trovato un sacco di cose. Ho una giacca nuova, un paio di maglioni e dei jeans. Fortunatamente, c'era una vendita in corso, quindi sono riuscito a ottenere delle ottime offerte. È bello sentirlo. Adoro quando posso trovare articoli di qualità a prezzi scontati. Anch'io. Sento di aver ricevuto così tanto per i miei soldi. Le vendite erano semplicemente troppo belle per lasciarsele sfuggire. Sembra che tu abbia fatto un giro di shopping molto riuscito. Sono gelosa, vorrei essere andata con te. Lezione 24. Ammirare la forza. Ehi Anna, ti ho notato in palestra ultimamente. Sembri davvero forte. Oh, grazie. Ho lavorato duramente per aumentare le mie forze. Sta sicuramente dando i suoi frutti. Qual è il tuo segreto? Mi piacerebbe rimettermi in forma anch'io. Beh,
Cerco di mescolare la mia routine con una serie di esercizi. E mi assicuro di sforzarmi ogni volta. Questo è fantastico. Volevo iniziare ad allenarmi di più, ma non so da dove cominciare. Nessun problema. Sarai lieto di darti alcuni consigli e aiutarti a iniziare. È tutta una questione di coerenza. Lo apprezzo davvero. Mi farebbe sicuramente comodo la guida. Costruire muscoli sembra una vera sfida. Non preoccuparti, con il piano e la dedizione giusti, puoi assolutamente farlo. Sono felice di condividere ciò che ha funzionato per me. Fantastico, ti prenderò sicuramente in considerazione. Sono entusiasta di iniziare il mio percorso di fitness. Lezione 25. Riproduzione in naturale. Buongiorno Anna, hai sentito del recente dibattito sul fatto che l'attività fisica possa danneggiare la riproduzione? Sì, l'ho fatto. Alcuni sostengono che sia innaturale che le donne si dedichino a un intenso esercizio fisico. Questo è un argomento piuttosto controverso. Qual è la tua opinione al riguardo? Beh, penso che sia un'idea antiquata. I corpi delle donne sono abbastanza resistenti e possono sopportare l'attività fisica. Sono d'accordo. Sembra un tentativo di limitare la partecipazione delle donne allo sport e ad altre attività. Esattamente. Queste affermazioni non sono supportate da solide prove scientifiche. Le donne dovrebbero essere libere di scegliere come vogliono vivere la propria vita. Sicuramente. Non dovremmo imporre norme di genere obsolete alle persone. I tempi sono cambiati e dobbiamo essere più progressisti. Sicuramente. Sono lieto che siamo d'accordo su questo punto. È importante sfidare questo tipo di credenze antiquate. Assolutamente. Grazie per aver parlato di questo argomento. È una questione importante che merita maggiore attenzione. Lezione 26. Programmi uniformi. Ehi Anna, hai visto il rapporto sul finanziamento dei programmi sociali? Sì, l'ho fatto. Sembra che ci sia molta uniformità nel modo in cui questi programmi vengono amministrati e gestiti. Giusto. Il rapporto afferma che esiste una notevole coerenza tra le diverse regioni e organizzazioni. Interessante. Mi chiedo quali fattori contribuiscano a questo livello di uniformità nelle politiche e nell'amministrazione del programma. Bene, il rapporto suggerisce che molto ha a che fare con il modo in cui questi programmi vengono finanziati. Le fonti di finanziamento sembrano creare un certo grado di standardizzazione. Capisco. Quindi i meccanismi di finanziamento determinano essenzialmente il modo in cui questi programmi sociali vengono gestiti, anche in aree diverse. Esattamente. È quasi come se fossero i soldi a guidare l'uniformità, piuttosto che le esigenze o le preferenze locali. Questo è un buon punto. È importante garantire che questi programmi rispondano alle circostanze uniche di ciascuna comunità. Sicuramente. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra coerenza e flessibilità nella progettazione e implementazione dei programmi sociali. Lezione 27. Un vicino utile. Ehi Anna, ho un favore da chiederti.
Certo, John. Cosa posso fare per te? Stamattina ho versato del caffè sul pavimento del mio appartamento. Ti dispiace se prendo in prestito il tuo mocio per pulirlo? Niente affatto. Sarò felice di prestarti il mio mocio. Fammi sapere quando hai finito. È così gentile da parte tua. Apprezzo davvero che tu mi abbia aiutato in questo modo. Non preoccupatevi. Sono lieto di poter dare una mano. Fammi sapere se ti serve altro. Lo farà. Grazie ancora, sei un salvavita. Non è affatto un problema. È a questo che servono i vicini, giusto? Sono felice di aiutarti. Sicuramente. Sono fortunato ad avere un vicino così premuroso e generoso come te. Lezione 28. Nature Decor. Mattina. Avevo un'idea per decorare il mio angolo di meditazione e volevo avere la tua opinione. Oh, mi piacerebbe sentirlo. Cosa stavi pensando di fare? Stavo pensando di appendere un'opera d'arte ispirata alla natura o magari una piccola pianta sul muro. Sembra adorabile. Penso che una decorazione a tema naturale sarebbe perfetta per uno spazio di meditazione. Le grandi menti pensano allo stesso modo. Speravo che lo dicessi. Hai qualche suggerimento specifico? Mm, forse una fotografia della natura incorniciata o una pianta semplice e minimalista come una succulenta funzionerebbero bene. Sono entrambe ottime idee. Dovrò dare un'occhiata ad alcuni negozi locali e vedere cosa attira la mia attenzione. Meraviglioso. Sono sicuro che qualunque cosa sceglierai creerà un'atmosfera rilassante e serena nel tuo angolo di meditazione. Questo è l'obiettivo. Grazie per il contributo. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo ad aiutarmi. Lezione 29. Abbigliamento elegante. Ehi Anna, ho notato che stai benissimo oggi. Adoro il tuo abbigliamento. Beh, grazie, John. Oggi mi sentivo un po' avventurosa con il mio stile. Quali sono i dettagli? Mi piacerebbe sapere di più su cosa indossi. Beh, indosso una bella camicetta e un paio dei miei jeans preferiti. E naturalmente, sotto a tutto c'è la mia fidata biancheria intima. Ah, capisco. Una combinazione classica ma elegante. Ci riesci meravigliosamente. Perché, grazie. Cerco di pensare un po' ai miei outfit, anche ogni giorno. Si vede. Hai un grande senso della moda. Sono sicuro che attirerai l'attenzione ovunque tu vada. Sei troppo gentile, John. Sto solo cercando di sentirmi sicura e a mio agio nella mia pelle. E ci riesci, senza dubbio. Continua a sfoggiare quei look. Lezione 30. Pianificazione delle vacanze. Buongiorno. Speravo che potessimo parlare di più sulla nostra prossima vacanza. Buongiorno, John. Sì, ero così entusiasta di parlare dei nostri piani di viaggio. Dove dobbiamo andare?
Beh, pensavo che un'avventura sarebbe davvero divertente. Cosa ne pensi di esplorare un posto nuovo, come la Grecia? Avventura di sicuro. La Grecia sembra incredibile. Ho sempre voluto vedere le antiche rovine e le bellissime isole. Anch'io. Scommetto che potremmo trovare delle fantastiche escursioni e siti storici da visitare. Assolutamente. E il cibo e la cultura sarebbero incredibili. Lo sto già sognando ad occhi aperti. Lo stesso qui. Immagino che vaghiamo per incantevoli villaggi, godendoci le vedute del Mediterraneo. Sembra un sogno. Quando pensi sia il momento migliore per andarcene? Forse la tarda primavera o l'inizio dell'estate sarebbero l'ideale. Il tempo dovrebbe essere perfetto. Lezione 31. Giornate scolastiche. Ehi Anna, mi chiedevo se avessi qualche consiglio per gestire efficacemente il tuo tempo a scuola. Ehi John, è un'ottima domanda. Ho sicuramente imparato alcune utili strategie di gestione del tempo in passato. Oh sì? Avrei sicuramente bisogno di qualche consiglio. Mi sento un po' sopraffatto da tutte le lezioni e le attività extrascolastiche. Ti sento. Può essere difficile destreggiarsi. Una cosa che mi ha davvero aiutato è stata dare priorità alle mie attività. Dare priorità? Puoi dirmi di più a riguardo? Cerco sempre di capire cosa affrontare per primo. Assolutamente. Farai un elenco giornaliero di cose da fare e classificherai ogni elemento per importanza e scadenza. In questo modo potrei concentrarmi prima sulle cose più urgenti. È geniale. Scommetto che questo ti ha impedito di sentirti così disperso. Sicuramente ci proverò. Ha fatto davvero la differenza. E non abbiate paura di essere anche flessibili. Le cose si presentano, quindi devi essere disposto ad adattare il tuo piano secondo necessità. Buon punto. Tendo a rimanere bloccato in orari rigidi. Avere un po' di fluidità è probabilmente fondamentale. Lezione 32. Assegnazione delle priorità alle attività. Ehi Anna, volevo dare seguito alla nostra conversazione sulla gestione del tempo. Come hai fatto a rimanere così organizzato a scuola? Ehi John, ottima domanda. Ho scoperto che dare priorità alle mie attività era davvero fondamentale. Hai avuto la possibilità di provarlo? L'ho fatto, ed è stato un punto di svolta. Ora mi sento molto più in controllo del mio carico di lavoro. È meraviglioso da sentire. Quali strategie hai trovato più utili? Bene, ho iniziato creando elenchi giornalieri di cose da fare e classificando ogni elemento per importanza e scadenza, proprio come mi hai suggerito. Eccellente. Sono così felice che questo approccio funzioni per te. Dare priorità fa davvero una grande differenza. Assolutamente. E ho anche cercato di creare una certa flessibilità, come hai detto tu. Le cose non vanno sempre secondo i piani. Esattamente. Essere adattabili è così importante. Si tratta solo di trovare un sistema che funzioni per le tue esigenze e i tuoi orari specifici. Sicuramente. Sto ancora modificando le cose, ma mi sento molto più produttiva. Grazie ancora per l'ottimo consiglio.
Lezione 33. Un nuovo entusiasmante hobby. Ehi Anna, hai sentito parlare della nuova palestra di arrampicata su roccia che ha appena aperto in centro? Penso che sarebbe un nuovo entusiasmante hobby da provare. Arrampicata su roccia? Sembra davvero divertente, John. Non l'ho mai provato prima, ma ho sempre voluto provarlo. Hai qualche esperienza al riguardo? No, sarebbe la prima volta anche per me. Ma ho sentito che in palestra ci sono corsi per principianti, così potremmo imparare insieme. Cosa ne pensi? Sei pronto per una nuova avventura? Assolutamente. Sono sempre pronto a provare qualcosa di nuovo. Quando possiamo andare a dare un'occhiata? Che ne dici di questo fine settimana? Possiamo farne una giornata, pranzare prima e poi passare il pomeriggio in palestra. Sembra perfetto. Non vedo l'ora, sarà molto divertente. Mi chiedo che tipo di tecniche impareremo. Anch'io. Scommetto che ci metterà davvero alla prova, ma in senso positivo. Dovremo assicurarci di allenarci bene dopo. Di sicuro. Sono un po' nervoso, ma soprattutto eccitato. Sarà una grande esperienza di legame per noi. Sicuramente. Non vedo l'ora di conquistare insieme le pareti da arrampicata. Sarà un vero spasso. Lezione 34. Affrontare i problemi tecnici. Ehi Anna, ho dei problemi con il mio laptop. Pensi di poterlo dare un'occhiata per me? Oh no, cosa sta succedendo? Sarei felice di dare un'occhiata e vedere se posso esserti utile. Beh, per prima cosa, sembra che abbia problemi di connessione al wifi. E ho anche versato un po' del mio caffè sulla tastiera l'altro giorno. Accidenti, la fuoriuscita di caffè non suona bene. Cominciamo con il problema del Wi-Fi. Hai provato a riavviare il laptop? Sì, l'ho provato alcune volte, ma non si connette ancora correttamente. E sono abbastanza sicuro che il caffè abbia danneggiato la tastiera. Ok, beh, affrontiamo una cosa alla volta. Per prima cosa, vediamo se riusciamo a far funzionare nuovamente il Wi-Fi. Hai controllato le impostazioni di rete? Ho frugato lì dentro, ma non sono sicuro di cosa sto cercando. Puoi spiegarmi come funziona? Assolutamente. Fammi dare un'occhiata e vedere cosa posso fare. Nel frattempo, perché non prendi una bomboletta di aria compressa e vedi se aiuta con la tastiera? Buona idea, ci proverò. Grazie per l'aiuto. Lo apprezzo davvero. Lezione 35. Trovare gioia nelle piccole cose. Sai, ho pensato molto a quanto sia importante trovare gioia nelle piccole cose di ogni giorno. Non potrei essere più d'accordo, John. Nel bel mezzo della nostra vita frenetica, è così facile lasciarsi prendere dalle sfide più grandi e perdere i piccoli piaceri. Esattamente. Come dedicare qualche minuto ad assaporare davvero una buona tazza di caffè o ad apprezzare la bellezza di un tramonto. Quei piccoli momenti possono fare una grande differenza nel nostro umore e nelle nostre prospettive. Assolutamente. E non si tratta solo di grandi eventi o risultati, ma di essere presenti e consapevoli nella nostra vita quotidiana.
Assolutamente. Anche qualcosa di semplice come una breve chiacchierata con un amico o una bella risata può rallegrare la giornata. Sicuramente. Penso che spesso ci dimentichiamo di rallentare e apprezzare le piccole cose, ma possono davvero sommarsi e avere un grande impatto sulla nostra felicità generale. Concordato. Ho intenzione di fare uno sforzo maggiore per farlo. Forse possiamo anche inventarci una piccola sfida quotidiana per aiutarci a rimanere concentrati sulle piccole gioie. Adoro quell'idea. Potremmo provare cose come fare una passeggiata consapevole o praticare la gratitudine alla fine di ogni giornata. Qualsiasi cosa per aiutarci a rimanere presenti e riconoscenti. Perfetto. Facciamolo. Ho la sensazione che farà davvero la differenza nelle nostre vite.